C'è una parola in ladino gardenese che non esiste in italiano, si chiama ristla e indica quella sensazione acutissima e fastidiosissima di quando una scheggia di legno si conficca sotto al polpastrello. Per dire la stessa cosa in italiano ci vogliono 4 righe, in ladino bastano 6 lettere. Quella parola racconta tutto sulla Val Gardena, un posto dove il rapporto con il legno è così antico e così totale da essere entrato nella lingua, nel corpo, nel modo di pensare. Qui le schegge di legno non sono un incidente, sono parte del lavoro quotidiano, della casa, della famiglia, dell'identità di un popolo che da 400 anni ricava dalla materia prima che la foresta fornisce, qualcosa che il resto del mondo non riesce a replicare. Arte. La Val Gardena è la più internazionale delle 3 valli di questa serie. È quella con il nome più riconoscibile all'estero, quella con il turismo più strutturato e di più lungo corso, quella che ha costruito un sistema ricettivo e culturale di livello che non ha eguali tra le valli alpine italiane. Ma prima di tutto questo, prima degli hotel con spa, prima delle discese della Coppa del Mondo, prima dell'Alpe di Siusi sui calendari di tutto il mondo, c'è una storia di famiglie che lavoravano il legno nella stua d'inverno per sopravvivere. Ed è da lì che viene tutto il resto. Le Dolomiti della Val Gardena erano abitate molto prima che qualcuno pensasse di sciare. I primi insediamenti umani risalgono alla preistoria. Reperti ritrovati al Plan de Frea testimoniano presenza umana in queste valli migliaia di anni fa, ma le radici culturali della comunità ladina gardenese affondano negli stessi strati profondi che abbiamo già incontrato in Val di Fassa. Le popolazioni alpine pre-romane, la conquista romana, il latino che si mescola con le lingue alpine e diventa qualcosa di nuovo e di autonomo. Il ladino gardenese, il Gherdaina, è la variante parlata in questa valle e differisce dal fassano e dal badiotto per suoni, vocaboli e strutture grammaticali che si sono sviluppati in isolamento per secoli. La maggior parte del lessico deriva dal latino volgare, con una componente germanica significativa e tracce delle lingue alpine preromane. È una composizione che racconta esattamente cosa è successo qui. L'incontro tra Roma e le Alpi, filtrato da 1000 anni di montagna, ha prodotto una lingua che non appartiene né all'una né all'altra tradizione, ma ha una sua coerenza e una sua forza proprie. Nel Medioevo la Val Gardena era sotto l'autorità della diocesi di Bressanone e successivamente passò nell'orbita degli Asburgo. La valle si trovava al confine tra il mondo ladino e quello germanico, e quella sovrapposizione di culture ha plasmato un carattere che non è né tirolese, né italiano, né puramente ladino, ma è tutte e 3 le cose insieme, in proporzioni che cambiano di paese in paese, di famiglia in famiglia. È uno dei tratti più affascinanti e meno facili da descrivere della Val Gardena. La capacità di tenere insieme identità diverse, senza che nessuna sopprima le altre. La storia dell'intaglio del legno comincia, secondo le cronache della valle, attorno al 1600. L'inverno dolomitico è lungo, la neve chiude le strade per mesi, i campi non si possono lavorare. Le famiglie di Ortisei, di Pescosta e di Cianzel cominciarono a riempire quelle ore passando il tempo nella stua. Il soggiorno, in ladino, con gli scarpiei in mano, gli scalpelli. All'inizio erano oggetti utili, attrezzi agricoli, contenitori, piccole figure religiose per la casa, poi le famiglie dei Vinazer e dei Treubinger, le prime di cui le cronache conservano il nome, cominciarono a produrre sculture sacre di livello più alto, ispirandosi a ciò che i loro predecessori avevano visto nelle botteghe artistiche di Monaco, Vienna, Venezia, Firenze.
La scultura sacra aprì la strada a quella profana e la produzione di giocattoli in legno, animali, bambole, figure minute, divenne rapidamente la componente più commerciabile di tutto ciò che la valle produceva, ma il legno rimaneva inutile senza chi lo vendesse fuori dalla valle. È così che nacquero i primi commercianti ambulanti gardenesi, uomini che d'estate si caricavano in spalla i sacchi pieni di sculture e giocattoli e percorrevano a piedi le strade dell'Europa, dai mercati della pianura padana fino alle città tedesche, austriache, francesi. Nel giro di pochi decenni si formò una rete commerciale che copriva quasi tutto il continente, un sistema di distribuzione artigianale che anticipò di secoli la logistica moderna. I gardenesi non aspettavano che il mondo venisse da loro, andavano nel mondo. Nel 1872 il governo austriaco sovvenzionò la fondazione della Scuola d'arte di Ortisei, alla cui realizzazione contribuì in modo decisivo Ferdinand Demetz, contro l'opposizione dei commercianti che temevano di perdere il controllo sugli scultori. Fu una svolta decisiva. La formazione tecnica e artistica che la scuola fornì alle generazioni successive alzò il livello qualitativo della produzione in modo radicale, trasformando l'artigianato domestico in una vera industria artistica. Nel 1908 fu aperta la scuola di Selva e insieme alle 2 sedi formative la Val Gardena costruì il sistema di trasmissione delle competenze che ancora oggi permette ai giovani gardenesi di imparare il mestiere secondo la tradizione. Oggi il liceo artistico di Ortisei, che in Val Gardena tutti chiamano semplicemente l'Accademia, è l'erede diretto di quelle scuole ottocentesche. Ogni anno forma nuovi artisti e artigiani che portano la tradizione gardenese in tutto il mondo. Si stima che oltre 1000 dei 10.000 abitanti della Val Gardena lavorino nel settore ligneo. Scultori, intagliatori, pittori, policromatori, falegnami artistici. È una delle concentrazioni di competenze artigianali più elevate delle Alpi. La Val Gardena è fatta di 3 paesi in sequenza: Ortisei, Santa Cristina, Selva, e di una serie di frazioni e masi che punteggiano le pendici della valle. Ogni paese ha un carattere preciso, e scegliere dove dormire in base a questi caratteri cambia profondamente l'esperienza della vacanza. Ortisei, Urtigliei in ladino, è il capoluogo, il più basso, il più vivo, quello con la maggiore densità di servizi e di storia visibile. Il centro storico ha quel carattere tipico dei paesi alpini costruiti per restare: chiese barocche, masi del Seicento, case decorate con affreschi e sculture incastonate nelle facciate, botteghe di intaglio con le vetrine illuminate che mostrano il lavoro in corso. Passeggiare per il centro di Ortisei è già di per sé un corso accelerato di storia dell'arte gardenese. Ogni negozio, ogni vetrina, ogni insegna porta i segni di quella tradizione. La chiesa parrocchiale di Sant'Antonio, costruita nel 1673, e la chiesa di San Giacomo, la più antica della valle, risalente al XII secolo, raggiungibile a piedi su un sentiero nel bosco con affreschi gotici che bastano da soli a giustificare la salita, sono le 2 tappe da non saltare. Ma il posto che spiega meglio di tutto il resto la Val Gardena è il Museum Gerdena, ospitato nella Chiesa di Ladins, la casa dei Ladini, in pieno centro di Ortisei. Qui si trovano 4 secoli di arte dell'intaglio, dai pezzi originali del Seicento fino alle sculture contemporanee, la collezione di giocattoli in legno che è una delle più complete d'Europa, fossili e reperti geologici delle Dolomiti, compreso lo scheletro fossile di un ittiosauro trovato sulla Seceda nel 1968, un rettile marino di 240 milioni di anni fa, che ricorda di quanto l'Alto Adige sia stato diverso da quello che è oggi, e una sezione dedicata a Louis Trenker, il regista e alpinista gardenese che fu tra i pionieri del cinema di montagna ed è una delle figure gardenesi più conosciute a livello internazionale. La sua avventura è quella di un uomo che amava la montagna con la stessa intensità con cui amava il cinema e che aveva capito, prima di quasi tutti, che le Dolomiti erano uno spettacolo. Nelle vicinanze di Ortisei, a Pontives, la galleria Doris Ghetta,
fondata nel 2013 in un'ex fabbrica di motoslitte, promuove ogni anno 5 esposizioni di arte contemporanea con artisti locali e internazionali, portando la Val Gardena in dialogo con il panorama artistico di Milano, Firenze, Zurigo. Non è un caso, questa è una valle che sa fare le cose bene e sa che l'arte tradizionale e quella contemporanea non sono in competizione. Santa Cristina è la più piccola e la più raccolta dei 3 paesi. Si trova a 1428 metri tra Ortisei e Selva, ai piedi del Sassolungo che qui si avvicina alla valle con una presenza quasi schiacciante. Il centro storico con le antiche case ladine, i masi storici costruiti in pietra e legno e il Castel Gardena, un maniero medievale risalente al XIII secolo su un'altura che domina il paese, le danno un carattere austero e tranquillo che gli altri 2 borghi non hanno. La chiesa parrocchiale, citata per la prima volta in un documento del 1342, conserva l'originale romanico solo nel campanile, con il resto che è stato ricostruito e ampliato nei secoli seguenti. E questa sovrapposizione di strati storici, che è la norma nell'architettura religiosa alpina, racconta meglio di qualsiasi spiegazione quanto a lungo questa comunità abiti lo stesso posto. Santa Cristina è anche la base per alcuni dei sentieri più accessibili e più belli della Val Gardena, la pista ciclopedonale dell'ex ferrovia, quasi pianeggiante, decorata con sculture e pannelli sulla storia del treno, costruito tra il 1915 e il 1916 da 6.000 prigionieri russi durante la Prima Guerra Mondiale. Un pezzo di storia drammatico reso accessibile a chiunque voglia percorrere quegli 10 chilometri in bici o a piedi. Il sentiero della leggenda di San Giacomo, invece, porta attraverso il bosco fino alla chiesa più antica della valle, quella di San Giacomo sopra Ortisei, con gli affreschi gotici e un panorama che vale da solo la passeggiata. Selva di Val Gardena è il paese più alto, a 1563 metri, quello che guarda direttamente il gruppo del Sella, a sud e che d'inverno ospita la discesa Saslong della Coppa del Mondo di sci alpino. È il più internazionale e il più dinamico dei 3. Hotel di livello alto, offerta gastronomica ricercata, un'animazione serale che in alta stagione non si spegne presto. D'estate cambia registro, diventa la base per le escursioni tecniche e per il Sella Ronda a piedi, il giro attorno al Sella che richiede più giorni e un equipaggiamento adeguato. Il castello di Wolkenstein, costruito attorno al XIII secolo dagli omonimi signori feudali, oggi in rovina su uno sperone di roccia, raggiungibile con un sentiero impegnativo, è uno di quei posti che si raggiungono per vedere le mura e si ricordano per il panorama. A Selva si trova anche la Casa Sartur, un edificio del centro con una facciata azzurra e un orologio con carillon che alle 11 di mattina e alle 6 di sera suona e fa sfilare 4 sculture medievali in legno. È uno di quei dettagli minuti che in un posto normale sarebbero una curiosità e qui sembrano naturali, perché in una valle dove il legno è identità, anche l'orologio del paese funziona a sculture. Chi arriva in Val Gardena e vuole portarsi a casa qualcosa di vero, deve sapere come muoversi in un mercato che ha dall'ottimo al prodotto di serie, spesso affiancati nella stessa vetrina. Il marchio di qualità rilasciato dalla Camera di Commercio di Bolzano, applicato alle sculture lavorate interamente a mano, è il discrimine fondamentale. Una scultura certificata non è la stessa cosa di un pezzo prodotto con il pantografo. Il pantografo è una macchina che replica in serie un modello originale, producendo pezzi identici in tempi rapidissimi. Non è un prodotto disonesto, ma non è un'opera d'arte. La distinzione la fa il marchio, e il marchio ha un prezzo, nel senso che le sculture certificate costano di più, ma costano giustamente di più. Le botteghe storiche delle grandi famiglie, Comploy, Stuflesser, De Metz, tra le più note, producono sculture che vengono esportate in musei, chiese e collezioni private di tutto il mondo. Entrare in una di queste botteghe non è fare shopping,
e fare una visita a un laboratorio d'arte che lavora con le stesse tecniche dei propri fondatori ottocenteschi, aggiornate dalla formazione accademica dell'Accademia. Se il budget è limitato, anche una piccola figura certificata, un animale, un uccello, una semplice forma, è un pezzo d'arte con 400 anni di storia dietro. Vale più di qualsiasi souvenir. La mostra permanente Art 52 al Palazzo dei Congressi di Ortisei è il modo migliore per fare una prima ricognizione senza impegno. 52 espositori, centinaia di opere, tutte le tipologie di produzione gardenese in un unico spazio. È gratuita da visitare e aiuta a capire le differenze di stile, tecnica e prezzo prima di entrare nelle singole botteghe. La Biennale Gherdeina, fondata nel 2008, si tiene negli anni pari, è invece l'evento che porta la Val Gardena nel circuito dell'arte contemporanea internazionale, una mostra diffusa nel territorio dove artisti di livello mondiale dialogano con il paesaggio e la tradizione locale. Se la vostra visita coincide con un anno pari e la Biennale è attiva, è un'esperienza che vale il viaggio da sola. La cucina della Val Gardena è quella che in queste tre valli riflette nel modo più esplicito l'identità trilingue e triculturale del territorio. Non è cucina italiana, non è cucina tirolese, non è puramente ladina. È tutte e tre le cose in un piatto. E la combinazione funziona perché non è artificiosa, ma è il risultato naturale di secoli di convivenza. I canederli, le bales in ladino gardenese, sono il piatto più presente su qualsiasi menù della valle. Non sono gli stessi dei canederli trentini. Qui li si trova con ripieni di speck, di formaggio, di fegato, di spinaci, di barbabietola, serviti nel brodo di carne o asciutti con burro fuso e parmigiano. La versione gardenese ha una consistenza leggermente diversa, più compatta, e il brodo con cui vengono serviti porta spesso i sapori dell'arrosto del giorno precedente. Una logica di cucina di montagna che non spreca nulla. I tirtlan, grossi ravioli fritti ripieni di spinaci e ricotta, di crauti o di semi di papavero, sono il corrispettivo gardenese dei cajonci e fassani. La pasta è più spessa, la frittura li rende più sostanziosi e il contrasto tra la croccantezza esterna e il ripieno morbido è quello che li rende uno dei piatti più soddisfacenti dell'intera cucina alpina. Il gristl, la rosticciata di patate e carne, cotta lentamente in padella fino a che la carne non si sfila e si mescola con le patate croccanti, è il piatto delle malghe, quello che si mangia nei rifugi dopo una lunga camminata, quando il corpo chiede cose sostanziose e non eleganti. La paniccia, la zuppa d'orzo, arricchita con lardo, radici di sedano, carote e patate, è la minestra di montagna per eccellenza, un piatto che in Val di Fassa si chiama ciocia, e qui ha una versione leggermente più ricca di sapori affumicati grazie allo speck che entra nella cottura. I dolci riflettono la parte germanica della tradizione. Lo strudel di mele, con uvetta e cannella fatto in casa, completamente diverso dalla versione industriale dei supermercati, le fortaillé, frittelle dolci a spirale mangiate ancora calde, la torta di grano saraceno che i gardenesi chiamano torta de Formenton, densa e profumata. Il yufa è qualcosa di più raro e più antico, un budino al latte che secondo la tradizione va mangiato con il cucchiaio direttamente dalla pentola, una preparazione che richiede un latte di qualità eccezionale e una conoscenza precisa dei tempi. Per la ristorazione, la Val Gardena ha un'offerta che va dal rifugio di Malga all'Annastuben di Ortisei, ristorante stellato Michelin con cucina creativa che usa ingredienti del territorio, passando per il Chalet Gerard a Selva, il Maso Paratoni a Santa Cristina con i suoi 800 anni di storia, il rifugio Daniel Hütt a 2240 metri sulla Seceda con la terrazza direttamente sulle Dolomiti. A Selva è nata anche la prima birra artigianale della valle, il Montpierre de Gherdeina, fondato nel 2016, che produce birre non pastorizzate con ingredienti locali. Non è ancora la tradizione radicata che si trova in Baviera o in Tirolo, ma è un inizio che riflette bene il carattere di questa valle, sempre attenta a quello che succede nel mondo, senza dimenticare da dove viene.
D'estate la Val Gardena offre un'esperienza che ha pochi paragoni nelle Alpi italiane, non solo per i sentieri, ma per la varietà e la qualità dell'accesso al territorio. Il punto di forza assoluto è l'Alpe di Siusi, il più esteso altopiano d'alta quota d'Europa. 3.000 ettari di pascoli alpini a quota tra i 1.600 e i 2.200 metri, con il sasso lungo e lo scigliar che lo chiudono sui lati in una forma di anfiteatro che non ha una scala umana. L'Alpe di Siusi è chiusa al traffico privato. Per raggiungerla si usa la cabinovia da Ortisei o il servizio navetta, e questo la protegge dalla pressione automobilistica che nei mesi estivi trasforma tanti altri punti panoramici delle Alpi in parcheggi. Lassù circolano escursionisti, ciclisti, cavalli e gli agricoltori che lavorano i masi tradizionali. I masi storici, alcuni risalenti al XVI secolo, con le travi scolpite e i tetti in pietra, punteggiano l'altopiano come presenze fuori dal tempo. Dal Seceda, raggiungibile con la funivia da Ortisei, si apre uno dei panorami più fotografati delle Dolomiti. Le Odle si alzano verticalmente dietro il pianoro. Il fondo Valle Verde è visibile 700 metri più in basso e nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alle pale di San Martino, lontane 50 km. Il rifugio, Daniel Hütte, a 2240 metri, è il posto giusto dove fermarsi per pranzo. Cucina tradizionale di livello, lista dei vini altoatesini curata, terrazza con vista che non ha bisogno di altri argomenti. Per chi vuole sentieri senza difficoltà tecniche, il percorso ciclopedonale dell'ex ferrovia della Val Gardena è l'itinerario perfetto per capire la valle senza faticare. Partendo da Selva verso Ortisei si percorrono circa 12 km in leggera discesa, adatti a qualsiasi bicicletta, comprese quelle con il carrellino per bambini. I pannelli lungo il percorso raccontano la storia della ferrovia e dei 6.000 prigionieri russi che la costruirono durante la Prima Guerra Mondiale. Un episodio storico che rende il paesaggio più denso di significato di quanto sembri a prima vista. Per gli escursionisti esperti, il Giro del Sasso Lungo e Sasso Piatto è l'itinerario tecnico di riferimento della zona. Una giornata lunga, con dislivelli significativi, che porta intorno ai due massicci più caratteristici della Val Gardena, con viste che alternano la Val di Fassa, l'Alpe di Siusi e il gruppo del Sella in una sequenza che non lascia spazio all'abitudine. Il Sellaronda a piedi o in mountain bike, il giro attorno al gruppo del Sella attraverso 4 passi, è l'esperienza multigiorno più completa che si può fare da queste valli. Si pernotta nei rifugi, si mangia cucina alpina in 4 varianti diverse, si vede il Sella da tutte le angolazioni possibili. La Val Gardena è la Valle delle Tre che ha il profilo di turista più eterogeneo. E questo è sia il suo punto di forza che il suo limite principale. È la scelta ideale per chi cerca una montagna con servizi di alto livello, hotel con spa, ristoranti stellati, sentieri perfettamente segnalati, impianti di risalita efficienti, una struttura turistica che funziona con la precisione di un orologio svizzero. È la valle giusta per chi ha bambini e vuole sentieri accessibili con panorami spettacolari. L'Alpe di Siusi è uno dei posti più family friendly delle Dolomiti, con spazi aperti, masi dove i bambini possono avvicinarsi agli animali e un servizio di trasporto che non richiede l'auto. È la destinazione degli appassionati di artigianato e arte. Non c'è nessun altro posto in Italia dove si può entrare nelle botteghe degli intagliatori e assistere al lavoro, visitare un museo che racconta 400 anni di arte del legno e comprare un'opera d'arte in uno spazio domestico, senza che nessuna delle 3 cose sembri incongruente. Ha però un prezzo, letteralmente. La Val Gardena è mediamente la più cara delle 3 valli, con strutture ricettive e ristoranti che riflettono il livello di domanda internazionale. Chi cerca la montagna autentica, a prezzi contenuti troverà soluzioni, ma dovrà cercarle fuori dal centro di Selva o di Ortisei nelle settimane di alta stagione. E chi cerca il silenzio assoluto, il borgo non ancora scoperto dal turismo, la montagna dove è difficile capire chi siano i turisti e chi i locali, quella non è la Val Gardena, è Fiemme.
C'è qualcosa che accomuna le tre valli di questa serie e che diventa chiaro solo dopo aver capito ciascuna di loro separatamente. Non è il paesaggio, quello cambia, e cambia molto, tra i boschi di Fiem, le pareti del Catinaccio e le guglie delle Odle. Non è la lingua, c'è il Trentino di Fiem, il ladino fassano e il ladino gardenese. Non sono i prodotti, il formae di Fiem, il puzzone di Fassa e i tirtlan di Gardena appartengono a tradizioni diverse. Quello che le accomuna è il rapporto con il tempo. Tutte e tre sono valli in cui le cose si fanno da sempre. La magnifica comunità gestisce i boschi da 900 anni, il ladino ha radici che risalgono a quasi 2000 anni fa, il legno si intaglia da 400 anni. In un'epoca in cui tutto cambia velocemente e si pretende che tutto cambi velocemente, stare in questi posti è un'esperienza che ricalibra il senso del tempo. Non è nostalgia, è solidità.